E come potete vedere continua a esserci l'errore. Silenzio. Buongiorno a tutti, perlomeno oggi non è una bella giornata come potete vedere, ma una bella giornata per me, perché finalmente vado a togliere sto affare qua che mi ha dato un fastidio in sta ultima notte allucinante. Però se vi state chiedendo cos'è, faccio tutto e poi ve lo racconto. Ed eccoci qua di ritorno dalla Madonnina. Allora, un attimo vi sistemo. Ok. Bene, cosa è successo? Avete potuto constatare che io non sono fortunatissimo in questo ultimo periodo tra appunto la schiena, i problemi che ho avuto con il team e sto benedetto Covid, eccetera eccetera. Ed è arrivata anche questa tegola che ho detto veramente, cioè basta, veramente, basta. Comunque, 10 giorni fa mi sono svegliato nel cuore della notte con una tachicardia allucinante, cuore a 200. Pensavo veramente di essere lì per lasciarci le penne, anche perché quando mi sono messo in bagno ho chiamato il 118 per farmi venire a prendere, ho guardato il cellulare e avevo 6 su 7 sintomi dell'infarto, quindi ecco, ci siamo capiti. Risultato, arrivo in ospedale, mi fanno gli esami, mi dicono: guarda, non è niente, semplicemente hai avuto un classico attacco di panico. E io dico: ma com'è possibile? Non ho mai avuto un attacco di panico in vita mia. Di solito gli attacchi di panico penso vengano perché sei teso. Io sinceramente non mi sentivo teso e boh, soprattutto perché avendo i sintomi dell'infarto pensi di... Dato che sono uno che a queste robe mentali crede poco, successivamente sono andato da un esperto cardiologo appunto per eliminare ogni tipo di dubbio e ho fatto veramente anche lì ogni tipo di esami del sangue, cuore, eccetera eccetera, e mi ha detto anche lui che in breve ho avuto degli sbalzi di pressione allucinanti per il fatto che siamo stati veramente tanto tempo in questa situazione di lockdown, in isolamento. Poi io personalmente sono stato 2 mesi da solo in casa, quindi è stato parecchio pesante. E finito il lockdown sono ripartito a cannone, allenamenti, corri di qui, corri di là, eccetera eccetera, e il corpo non c'è stato dietro. Quindi dopo la prova da sforzo ha notato come la mia pressione facesse su e giù senza particolari motivi, però appunto cosa assolutamente normalissima perché il corpo in sé sta da Dio. Quindi molto bene, sono molto sollevato, ma vi giuro che ho avuto in questi giorni dei sintomi veramente pesanti, cioè non pensavo, ero veramente preoccupato ed è incredibile poi quando il medico ti dice: guarda, metti la mano sul fuoco che non hai nulla, già il 70% dei problemi che avevi spariscono. Per fortuna quindi tutto ok. Proprio oggi sono usciti i calendari sia di CIV che di Coppa Italia, National Trophy e Pirelli Cup proprio come campionati, e sono stracarico perché saranno gare doppie, quindi avrete il doppio delle gare e dei video da vedere. Anche oggi lotteremo contro i poteri forti. Come al solito gli lascio il favore di avere la scusa anche a sto giro. Finalmente, dopo 3 mesi dall'ultimo test con la mia moto rettina ad Alcarràs, stiamo andando verso Cremona e finalmente potrò rispondere alla domanda che molti chiedono: in quanto giri a Cremona? Perché l'altra volta, dai, lo sapete, l'ho fatto con una moto di un nostro amico che non potevo lanciare assolutamente, quindi è un po' falsata la cosa. E soprattutto devo togliermi qualche sassolino dalle scarpe molto grosso, perché non so se ve lo ricordate quando Alberto aveva fatto quel video insieme a Folger dove c'erano nei commenti: ma secondo voi Luca quanto va rispetto a Folger?
quello lì è un pilota di MotoGP, Luca prenderà anche 1,5 secondi, figuriamoci. Bene, quindi siamo qui per scoprirlo. Arrivati a Cremona Circuit, e non è più Cremona Circuit, è diventato il Mona Circuit. Qualcuno è arrivato lungo e ha tirato giù il muro. Mona Circuit, saranno contenti i nostri amici veneti. Buongiorno a tutti ragazzi, finalmente, come vedete anche dalla mia tuta, si ritorna sulla mia cara motorettina. Siamo a Cremona, non so come sia possibile perché ieri davano diluvio universale e invece per adesso sembra che tenga. Quando ti sono mancato da 1 a 10? Sono dietro. Con l'1 davanti, dai, 10. Ah, ok. Sapete qual è il vero problema? Il problema è che me li tiro, perché se io fossi stato zitto e non me la fossi tirata prima, il buon karma mi prende anche proprio per il culo, perché non è che ha fatto piovere, perché ormai è l'1:30 e si sarebbe girato da Dio, ma avrà fatto rompere quel connettore da 2 euro che manda in protezione tutta la moto e non la fa andare. Quindi oggi, dopo 3 mesi che uno è venuto qui per fare il primo test, shakedown e tutto il resto, giri all'attivo 0. Quindi non mi resta che mettere le mie pive nel sacco e andarmene a casa. Ormai bisogna fare come in amore, bisogna essere cinici. Non è, è inutile tirare giù i calendari santi. 1, 2, 3, 4. Can I have a little more? Silenzio. Però devo ammettere che il non girare oggi mi pesa assai. Ieri davano diluvio universale e invece per adesso sembra che tenga. Avete capito bene. Le parole non ci sono. 1, 2, 3, 4. In questi casi vorrei avere ma invece bisogna essere zen sotto questo che mi sta investendo. Sta facendo salire il mio bestemmiometro a livelli altissimi. Comunque, per farvela breve, per colpa di questo bastardo, quando si fa l'acquisizione delle marce, che è una roba tranquillissima e normalissima che di solito si fa in mezzo secondo, questa volta non ha funzionato e come potete vedere continua a esserci l'errore. E arrivati in terza e sesta marcia non le rileva, non va il blipper, non va la marcia, non va l'interruzione appunto elettrica che fa sì che entri la marcia e quindi è una merda e oggi purtroppo non si gira, si rimanda al 16 a Misano. Ed eccoci qua. Allora, non vi ho fatto vedere tanto altro della settimana perché ero io in giro per ospedali, altre visite eccetera eccetera. Mi vedete un po' devastato perché sono veramente 3 giorni che non dormo, faccio veramente una fatica per sta roba qui. I primi 3 giorni dopo la visita sembrava andassero bene, invece adesso vanno un po' più male. Vabbè, speriamo si dica così. Appunto non sto più connettendo. In ogni caso domani si parte per Misano, speriamo che rientrando nel tran tran sportivo riesca un minimo a ristabilizzarmi. Non si capisce appunto se è una cosa mentale o se è una cosa fisica. Il tempo di solito guarisce tutto, quindi speriamo sia così.
anche perché adesso inizia un tour de force veramente incredibile, ho pochissimo tempo per prepararmi al campionato. In 20 giorni da oggi farò tutti i test che mi prepareranno alla stagione e in 8 mesi sono salito sulla moto una sola volta, quindi vabbè, speriamo di recuperare terreno in fretta e soprattutto non vedo l'ora di farvi vedere a voi un po' di vera azione in pista e finalmente possiamo ricominciare con le puntate di A-Racing Story 2020. Come al solito, se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi e gas e ci vediamo al prossimo video.